Curioso, ieri in conferenza stampa durante la presentazione della nuova Guzzi Stelvio per prima cosa ci hanno parlato del riparo aerodinamico. È forse la cosa più importante? Difficile dirlo, però quando si sale in sella e si prova questa moto si scopre che il riparo aerodinamico, la capacità di deviare l'aria poi viene in un secondo tempo, perché prima arriva il piacere di guida e arriva grazie a lui, il bicilindrico da 1000 cm3 che deriva da quello della V100 Mandello, però con alcune importanti differenze anche a livello di posizionamento, perché la moto è tutta nuova e se la V100 Mandello è una stradale pura, qua siamo nel mondo delle adventure. Il primo approccio è quello che conta, allora ci mettiamo in sella e cosa ci appare? Un manubrio ben angolato, molto alto, con dei riser da 10 mm che lavora su un'ergonomia totalmente nuova, sella stretta, serbatoio stretto, cilindri e termica in generale distante dalle ginocchia. Qualcuno dopo le prime immagini ha proprio lamentato il fatto che potrebbe essere una moto che scalda molto. Beh, guardate la distanza, il calore non arriva e poi l'ergonomia è studiata molto attentamente anche nei blocchetti elettrici che sono molto simili a quelli della Mandello e che comandano una strumentazione TFT da 5 pollici che elargisce molte informazioni. Per addentrarsi attraverso i menu bisogna agire sul blocchetto elettrico sinistro, appunto, non è tutto immediato, occorre un po' di pratica, però insomma ci si muove molto agilmente. Attraverso il blocchetto elettrico si può anche comandare quello che è, secondo i tecnici Guzzi, una delle cose più importanti, ovvero il parabrezza, regolabile elettronicamente, 70 mm di escursione e un'ampia copertura. La moto è pensata per essere comoda e facile già dal primo approccio, che è questo. Sella molto comoda, rastremata qui e molto schiacciata per arrivare a toccare con entrambi i piedi a terra saldamente anche se non siete molto alti. Poi parte per il passeggero leggermente rialzata, comoda anche questa, abbastanza ampia con dei bei maniglioni dove aggrapparsi. Bicilindrico però, ecco, questo è il protagonista della moto. Come vi ho detto deriva da quello della Mandello ma è stato riposizionato, ruotato, ha una nuova coppa dell'olio per dare luce a terra e poi un carattere che ha solo lui. Potenza 115 cavalli, ma ha davvero senso parlare di numeri? Beh, il protagonista qui, lui, ha più carattere che doti di massima. Il carattere qual è? È quel corpo, quella coppia che viene espressa ad ogni minima rotazione del gas che determina una voce unica, meravigliosa e che ti porta fuori dalle curve in un bravo. Bellissimo, assecondato da un cambio in questo caso con quick shifter bidirezionale optional molto preciso, è più veloce e più silenzioso di quello della Mandello. Rimane in partenza quel leggero clack dato da una frizione che potrebbe avere ancora dei piccoli margini di miglioramento, ma si fa presto l'abitudine e poi durante il corso della prova, allo scaldarsi del motore e anche al percorrere appunto un po' di rodaggio è molto migliorata anche questa situazione. Freni molto aggressivi, l'anteriore è anche troppo. In verità alcuni esemplari, ci siamo scambiati le moto con i colleghi, erano un pelino più modulabili. A me personalmente piace avere la leva vicina e avere quel po' di spugnosità che mi permette di andare a calibrare bene la forza frenante. Qui il bite, il primo morso, è subito abbastanza aggressivo. Non c'è da preoccuparsi perché l'elettronica funziona bene, anche l'ABS. ABS che può essere escluso con la modalità off-road e a proposito di modalità di guida, sport, strada, pioggia, off-road, tutte calibrabili. Bisogna andare nel menu interno e modificare i parametri del controllo della trazione piuttosto che appunto dell'intervento dell'ABS, ma sono tante le caratteristiche che si possono modificare su questa Guzzi. Elettronica tanta, l'abbiamo detto, mai invasiva. Questa è la versione PFF che è corredata da radar anteriori e posteriori. Non intervengono meccanicamente ad esempio sulla frenata per quanto riguarda il cruise control adattivo, che è opzionale, ma intervengono attraverso delle luminescenze sugli specchietti retrovisori piuttosto che dei segnali sonori nella strumentazione. Ovviamente sulla strumentazione vi indica appunto se qualcuno vi sta procedendo e sta tentando il sorpasso, se è presente negli angoli ciechi o se siete in rotta di collisione con chi vi precede.
insomma elettronica, freni, tutto quello che volete, ma il protagonista oltre al motore è qua sotto, nascosto qua sotto, ed è il telaio. Fantastico, è modificato rispetto a quello della Moto Guzzi V100 perché ha nuovi attacchi, perché il motore, come vi abbiamo detto, è stato leggermente ruotato, è stato rinforzato il telaio nella zona del cannotto, insomma quasi completamente nuovo. E cosa porta? Quali sono i vantaggi? Beh, una straordinaria efficacia nel misto stretto come nel misto veloce. In staccata la moto è precisa, coadiuvata da sospensioni Sachs che fanno davvero il loro lavoro, e poi immediata nella discesa in piega, e una volta impostata la traiettoria non si muove di lì. Potete, se volete, correggere un po' e lei vi seguirà come in una danza meravigliosa. È obbediente come forse nessun'altra mai, soprattutto in questo segmento delle crossover che non costano 30.000 euro, ma si eleggono intorno ai 15, 16, 17 più gli optional. Nei commenti che avete fatto le prime immagini qualcuno ha parlato del calore espresso dal motore. Come vi ho detto, le gambe sono distanti e non c'è nessuna trasmissione troppo fastidiosa. Qualcun altro ha lamentato le pedane e il supporto pedane vincolato direttamente al carter motore, però c'è da ricordare una cosa, che se il telaio avesse avuto un andamento differente, quindi avesse abbracciato il motore anche nella parte inferiore, avrebbe determinato un'ergonomia totalmente diversa, perché le pedane avrebbero gioco forza dovuto allargarsi. Quindi in questa situazione è l'ideale per trovare l'ergonomia perfetta. E poi comunque il monoblocco è molto saldo. Ci hanno spiegato i tecnici Guzzi che anche comunque nelle cadute eventuali più rovinose non c'è nessun rischio di andare a rovinare quello che è il monoblocco, perché comunque le pedane hanno una struttura più fragile, diciamo così, quindi si romperebbero prima loro. E poi comunque, ahimè, c'è anche eventualmente la testa. Insomma, Moto Guzzi Stelvio, una crossover tutta nuova, molto interessante, e soprattutto è il ritorno della casa di Mandello in un segmento che sentiva la sua mancanza. È difficile andarla a posizionare perfettamente all'interno del mercato perché, come dice anche il nome stesso, ha una storia, un gusto, un piacere, una struttura che è tutta sua, è quasi unica. E poi potreste apprezzarla anche se non siete guzzisti, perché parla una lingua facile, forse con un po' di contaminazioni Aprilia che hanno delineato appunto una ciclistica così efficace, ma anche una lingua moderna, perché il motore Euro 5 Plus è godibilissimo, rispetta tutte le normative e insomma ci sono tutti gli ingredienti per divertirvi. Bravissima Moto Guzzi.